Lo studio del cielo di Herbert Hove. Quello che vedete è un libro di astronomia del 1896 e desidero tradurvi alcune cose di cui parla, perché a soli 4 anni dall'inizio del 1900 rimarrete stupiti nello scoprire quanto sono cambiate le cose e di come era lo standard del firmamento prima della concezione della NASA. Sinonimi comuni di concezione: idea, concetto, pensiero, immagine, opinione, visione, rappresentazione, ideazione, progettazione, elaborazione, disegno, invenzione. Qui si parla della letteratura richiesta dal circolo letterario e scientifico fondato nel 1878. L'autore Herbert A. Hove è il direttore dell'osservatorio Chamberlain dell'Università di Denver. La prima cosa che si legge è la stessa che è cesellata sulla tomba di Wernher von Braun, sepolto ad Huntsville, Alabama. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. I cieli narrano la gloria di Dio, il firmamento mostra l'opera delle sue mani. Nella prefazione si legge: le costellazioni splendenti, i pianeti erranti, la luna in continuo cambiamento, la splendida galassia, un fiume celeste percorso dai soli e circondato dall'etere. Tutto questo mostra la sua bellezza davanti all'occhio rapito. Sì, si legge circondato dall'etere, perché la fisica moderna ha scartato il concetto di etere luminifero principalmente grazie ad Albert Einstein nel 1905, con la sua teoria della relatività ristretta, che ha dimostrato che l'etere non era necessario per spiegare la propagazione della luce. Ma Dmitri Mendeleev ha dichiarato l'etere come elemento zero ed ha sviluppato la tavola periodica nel 1869, lasciando spazi vuoti per elementi ancora da scoprire, prevedendo le loro proprietà. A pagina 16 si legge un poema veramente interessante. Forse tu, con una visione senza nuvole, che lentamente percorre la possente navata che fende la galassia, è visibile il tabernacolo di Dio nei cieli, costruito dalle stelle nella cripta splendente della cupola, oltre lo sfarzo delle colonne dei mondi, e le colonne forgiate con un bell'intreccio di ametista e perla, attraverso portali di giacinto sospesi fra la nebbia di stelle e frange infuocate di soli. Potresti giungere alla fine al presbiterio dell'universo. E così, attraverso glorie velate e lontane, contemplare le stelle corali che cantarono così forte e dolcemente il primo mattino in cui scaturì la creazione in rugiadosa bellezza dalla mano di Geova. Forse tu, con rapidità inconcepibile, potrai raggiungere la luce e vedrai le cose che sono state e che non saranno mai più. Seguirai la stella morente nel suo rapido volo attraverso l'eternità. Seguirai le tracce del mondo perduto che, passando alla deriva oltre la nostra vista, ancora splende bello sui confini di qualche regno lontano. Forse la stella che per prima parlò di pace agli uomini albeggerà attraverso di te sulla terra in attesa. E con l'occhio di Dio che vede lontano, forse potrai rivelare la bella città quadrata che giace in mezzo al cielo, le cui mura splendenti sono costruite con chiaro di aspro e oro puro, i cui bastioni sono di cristallo e le cui vie sono lastricate di zaffiro e le porte sono di perla. Sta parlando della città di Gerusalemme. A pagina 24. La Terra, inoltre, deve trovarsi al centro della sfera celeste, poiché se fosse più vicina alla porzione orientale del cielo che a quella occidentale, le stelle orientali dovrebbero muoversi con maggiore rapidità di quelle occidentali. Poiché le stelle attraversano il cielo ogni giorno ad un ritmo perfettamente regolare,
la Terra deve essere ugualmente distante da tutte loro e quindi al centro dell'universo. Come vedete, anche se l'autore crede alla narrativa della Terra sfera, non solo si aggrappa alla narrativa della Bibbia, ma addirittura pone la Terra al centro dell'universo, perché, come si evince dalla playlist Fisica della Kryptonite, dovremmo sentire continuamente accelerazioni e decelerazioni ogni singolo giorno. Fate attenzione prima di postare sterili commenti che finiscono nel cestino. Non parlo né di Bibbia né di religione. Grazie di aver ascoltato fino alla fine. Vi ricordo che per tenervi aggiornati e per le vostre ricerche individuali, svincolate dalla narrativa ufficiale, avete a disposizione il pratico e fornito indice alfabetico, di cui trovate sempre il link in tutte le descrizioni dei video. Sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Anche il modesto valore di una buona tazzina di caffè è più che gradito attraverso PayPal.